Buongiorno, bentornati sul canale Valoroso IT, il canale dedicato ai computer e all'elettronica vintage. Oggi parliamo di calcolatrici e lo facciamo con Fabio Frascati, analista dati freelance e programmatore in linguaggio R, che poi è un linguaggio di programmazione specifico per analisi statistica. Ciao Fabio! Ciao Amedeo e grazie per l'intervista. Grazie a te. Fa piacere averti qua e parlare anche di qualche cosa di diverso che normalmente sul canale non si vede. Allora, tu hai una bella collezione di calcolatrici vintage, giusto? Sì, io colleziono calcolatrici scientifiche e sono quelle classiche che si trovano nelle cartolerie, nelle catene di elettronica e nei supermercati, ma anche quelle più avanzate che sono sia grafiche che con capacità di essere programmabili. E mi dicevi che ne hai parecchie. Ne ho circa 200 Ah, che sono tanta roba. equamente, tanta roba, sì, equamente distribuite sia tra scientifiche semplici e scientifiche più avanzate. Ok, io ne ho molte meno, nella mia collezione. Ho la Facit CM216, avevo fatto un video, una calcolatrice degli anni 60. Ho Quella avevo visto fatto già. sia il video e sia un articolo sul mio blog. E poi altre piccole calcolatrici, questa qua tipo della CBM, della Commodore, degli anni Sì, 70. Ancora conoscevo. qualcun'altra della Commodore. Insomma, cose che trovo ogni tanto che mi piace acquistare, anche se tu sai che la mia passione è principalmente sui computer vintage. E invece le tue, da quant'è che le collezioni? Come mai proprio la passione per le calcolatrici? Allora, diciamo, io sono un matematico di formazione, poi di fatto mi occupo di analisi dei dati da diversi anni, però un po' questa passione per la matematica si lega bene un po' anche a questo hobby e a collezionare calcolatrici. Decisamente. Eh, sì, io colleziono già da più di 20 anni, quindi non sono poco tempo e ho iniziato quando ero ancora uno studente universitario. All'epoca però diciamo che le calcolatrici erano più che altro uno strumento di lavoro, poi via via che le ho utilizzate e mi hanno comunque aiutato nel mio percorso da studente, l'ho apprezzate sempre di più e poi alla fine ho deciso di collezionarle. Ecco, quindi diciamo non sono nato collezionista, però lo sono diventato nel giro di qualche anno. Sì, E, hai cominciato con le tue e poi mano a mano hai aggiunto, insomma un po' come ho fatto anch'io, perché avevo conservato i miei computer di quando ero piccolino, avevo avuto la fortuna di ritrovarmeli dopo tanti anni e poi da sì. lì dire ma sì, ma perché non prendiamo anche quell'altro modello e quell'altro, poi alla fine insomma sono diventati centinaia, così come anche chi mi segue sa, ecco. Hai quindi qualche calcolatrice da farci vedere, immagino. Sì, allora dico soltanto che alcune diverse sono anche regali da parte di amici o comunque conoscenti, diciamo per cui sono stato anche in parte aiutato da chi mi conosce e sa che ho questa passione. Sì, giustamente, magari uno ha una calcolatrice e non sa più cosa farsene, ti dice guarda, ti può interessare e tu ovviamente dici perché no. E lo stesso faccio Sì. io sulle mie cose, ovviamente. Io colleziono calcolatrici da, ho detto, più di 20 anni, in realtà i modelli che colleziono io hanno al massimo 40 anni, quindi io torno indietro fino al 1985, grosso modo, che è la data in cui Casio ha lanciato in tutto il mondo la sua FX 7000G, che è la prima calcolatrice grafica della storia, ecco. Ok? Per cui io fondamentalmente eh, il pezzo più datato che ho ha in realtà 40 anni. E questo è un modello di calcolatrice che praticamente esegue le quattro operazioni fondamentali e poco di più, una Ok? percentuale, una radice e qualche operazione grazie alla memoria.
No, però questa non è una calcolatrice scientifica. Per parlare di calcolatrici scientifiche bisogna che una calcolatrice abbia almeno le funzioni trigonometriche, esponenziali, logaritmiche e qualcosa anche di statistica, perché se no non si parla di scientifica. Questa è una normale scientifica, Ok. questa qui, è un modello molto, molto comune che ha 240 funzioni e Ah, che è assai diffuso. Ecco, questo è un esempio di calcolatrice scientifica tradizionale. E ci sono i vari menu con le funzioni trigonometriche, appunto esponenziali e logaritmiche. Adesso le calcolatrici scientifiche vanno da 50, addirittura gli ultimi modelli superano le 600 funzioni, quindi 600 hanno funzioni. 600 funzioni, hanno compiuto dei discreti passi avanti, ok? Com'è che si chiama questa che non si riesce a leggere bene dal video? Questa si chiama Precision 2374, purtroppo nei nomi le calcolatrici Sì, se ne inventano particolari, diciamo. sono nomi un po' si dura fatica spesso a ricordarli, però e chiaramente spesso cambia il colore, cambia leggermente la forma, ma la scheda elettronica poi dentro è esattamente la Ah, se la stessa. girano tra i vari produttori. Questo è un modello a 240 funzioni che credo sia tra i più diffusi, ecco. Poi quando si arriva a superare le 500-600 funzioni, allora lì sono modelli top di gamma, Casio, Sharp, HP e Texas Instruments ne hanno qualcuno. 50 funzioni credo sia il modello di calcolatrice scientifica meno dotato in generale, perché veramente 50 funzioni, io ne ho una da 56 funzioni, è veramente il minimo. Le calcolatrici scientifiche avanzate di fatto sono delle scientifiche di base con l'aggiunta di alcune funzioni che le rendono in qualche modo più complete. E in particolare si parla di funzioni grafiche e di essere programmabili. Funzioni grafiche significa semplicemente che in un display che è più grande rispetto a quello delle tradizionali calcolatrici scientifiche, un display LCD a matrice di punti, no? Certi pixel vengono anneriti e questi pixel in sequenza formano l'andamento di una funzione matematica che l'utente ha inserito sulla calcolatrice. Ovviamente poi ci sono anche altri strumenti matematici per capire, no? Non soltanto l'andamento della funzione, ma dove questa cresce, decresce, se ci sono minimi e massimi, eccetera. Ah, Le funzioni invece di programmazione sono funzioni che permettono alla calcolatrice di eseguire delle istruzioni in sequenza e quindi l'utente può demandare alla macchina, no, delle operazioni ripetitive e che in un modo insomma porterebbero via tempo all'utente, sarebbero noiose, sarebbero ripetitive, soggette a errori, eccetera. Quindi si può in qualche modo automatizzare questa fase del lavoro, no? Perché la calcolatrice sa interpretare le istruzioni scritte in un opportuno linguaggio di programmazione. se uno Non è inserisce sempre già le semplice. formule all'interno della calcolatrice, per cui poi avrai dei valori di ingresso e lei ti restituisce il valore di output, giusto? Sì, certo, sì, sì, il principio poi la programmazione poi alla fine consente, no, di scaricare parte del lavoro, no, di trasformare parte del lavoro manuale automatizzandolo. Adesso darò una dimostrazione pratica di cosa significa capacità grafiche e lo farò attraverso questo modello di calcolatrice Ah, scientifica avanzata. ok, Spero si veda. abbastanza. Si vede che si sta tracciando una funzione seno. Questo è un modello di calcolatrice grafica, appunto, che è proprio la prima calcolatrice grafica della storia, che ha 40 anni, ha festeggiato 40 anni l'anno scorso, 1985-2025.
e questa è la famosa Casio FX 7000G. Ovviamente è una calcolatrice che si vede che ha un layout, un disegno un po' datato perché comunque sono passati 40 anni. La mascherina davanti è in alluminio, anche il dietro è in alluminio. Ma a me C'è un, piace molto, te lo dico, probabilmente mi è piace molto più elegante, il layout è dei molto tempi. elegante. Sì, sì, è molto bella. Ma già alla fine degli anni 80, quindi pochi anni dopo, poi è subentrata la plastica e da lì poi nessuno poi ha prodotto calcolatrici di questo tipo. Anche il pulsante d'accensione da questa parte laterale attesta che insomma questo modello è abbastanza datato. Ecco, questa qui è la prima calcolatrice al mondo che è stata prodotta, grafica, che è stata prodotta da Casio. Io di questa ne ho anche una boxata, perché qualche anno fa, quando era comprare dall'America era un po' più conveniente. Ok. Questa sono riuscito ad averla credo per 30-40 dollari Ah, di 7-8 anni fa, ecco, ma insomma una spesa molto ragionevole. quindi Questo è lo questa qua stesso non è mai modello. uscita fuori dalla sua scatola, o sbaglio? Questo è Mint, sì, esatto. Questo è Mint, per cui non è mai stata aperta, no, la confezione. Beh, molto bella, complimenti. Questo è un modello, sempre di Casio, Ah, che particolare risale, questa. e questo è molto particolare, sì, è un modello che risale all'inizio degli anni 90. E questo modello è nato per essere usato per essere usato insieme alla lavagna luminosa. E in un tempo in cui il proiettore non era una cosa per tutti, diciamo così, era un modo per poter ingrandire lo schermo della calcolatrice e farlo vedere a tutta la classe. Non l'ho mai vista una Ovviamente calcolatrice del genere, è bellissima. Ma quindi è sono trasparente il monitor? il monitor è trasparente e vedete qui c'è questa zona è completamente scavata Ok. perché fondamentalmente il display Ah sì, si vede appoggia, il tuo dito da dietro. Ecco qua. esatto, appoggia direttamente sul lato posteriore della calcolatrice. Questo perché la calcolatrice andrebbe usata ovviamente in senso orizzontale e appoggiata sulla fonte luminosa della lavagna luminosa, riceve la luce da sotto e lo specchio poi della lavagna luminosa proietta lo schermo sulla parete. Ecco, questo è il funzionamento. Usarla con uno schermo che è viola, chiaramente, cioè senza fonte di luce, è, Sì, è è quasi particolarmente impossibile. complicato. Com'è che è il Sì. modello di questa Casio? Questo è un modello che si chiama OH7007GE. OH sta per Overhead Projection Unit, cioè è un'unità che poi alla fine serve per essere proiettata grazie alla fonte di luce il cui schermo poi viene proiettato sulla parete. Molto bella. Immagino anche il calore della lampada che c'è sotto. Sì, questo è un consiglio che sul manuale ripetono più volte, che bisogna fare delle pause ogni tanto perché tende molto la luce poi tende a scaldare parecchio la calcolatrice, quindi bisogna allontanarla spesso dalla, Dalla lampada, dalla diciamo. superficie. Qui ora Questa è, con è questa bellissima. Sembra quasi eh, una console gioco. Allora, la scritta non si vede tanto bene, ma si intravede Texas Instruments, giusto? Texas Instruments 92 Plus. Bellissima. Questa ha delle dimensioni ragguardevoli, diciamo così, perché è una tra le mie preferite perché ha queste dimensioni che sono inusuali. Allora ti Abbastanza. faccio la domanda che tanto so che qualcuno nei commenti mi farà. Ci gira il gioco Doom sopra questa calcolatrice?
No, ora qui si torna un po' troppo indietro nel tempo ancora. No, ma lo dico per scherzo, perché ogni tanto c'è qualcuno che o in qualche computer che mostro o in altre cose mi dice sempre, ma ci gira Doom sopra? Vabbè, è un meme, fa ridere, È un classico, sì. mi viene da Hai ridere ragione. anche a me quando me lo chiedono. Bella comunque, E- mi piace questa calcolatrice qua. sì, però i giochi per calcolatrice c'è chi l'ha scritta, ci sono siti che li raccolgono, ce n'è tanti. Quindi non c'è Doom, però ci può essere No, dell'altro. ho provato un Tetris, ho provato un Tetris qualche volta e non era niente male, diciamo così, Sulla calcolatrice. sulla calcolatrice, però io non essendo amante dei giochi in generale, giochi elettronici, allora mi sono fermato lì, non ho esplorato oltre. Ho visto anche Super Mario, Quindi probabilmente non su è una quella a domanda colori. tanto campata per aria, ci può No, non stare. è, non è, non è, non è, non è. Probabilmente su quelle un po' più recenti a colori, queste ormai hanno già, questa è del 99, quindi ormai ha superato il quarto di secolo. Però, allora, questa è una calcolatrice che infatti va tenuta con entrambe le mani, Mm? stile joypad praticamente. Tant'è vero che alcuni pulsanti sono anche doppi o tripli. Se per esempio vedete Enter, Ok. io vedo, si vede, credo si veda abbastanza Sì, bene si un intravede, la Enter, scritta non si legge bene, ma comunque si vede. ecco, un Enter qui e un Enter qui. Quindi tre tasti che fanno la stessa Due funzione. tasti che fanno la stessa cosa, sì. E la tastiera, magari è QWERTY. Mm? Qui sotto c'è una tastiera QWERTY. E questo è stato anche un motivo per cui è stata proibita anche in diversi esami universitari, soprattutto in America. Ah, L'hanno bandita per questo motivo. perché ci si poteva E- scrivere dentro degli appunti a questo punto. credo sì che qualcuno abbia patentato qualcosa del genere, sì. Anziché Vedete? bigliettini, era un programmino nascosto nella calcolatrice. Eh, Forse anche a me era capitato una volta di... Non mi ricordo se al liceo o all'università che la calcolatrice avevi la possibilità di inserire dentro dei piccoli programmini, in effetti, e avevo messo una formula che proprio facevo fatica a ricordarmi. Però probabilmente non avevo neanche avuto bisogno di leggerla. Spero, adesso non mi ricordo bene. ma, ma Comunque io bella. qui, ma io qui ho inserito dei file TXT. Mm? I file TXT si passano tranquillamente. Ah, ok, quindi un po' di appunti, giustamente uno se Sì, li può i inserire. file TXT non hanno la formattazione, però se uno si volesse scrivere dei riassuntini o qualcosa del genere li può consultare. E comunque, insomma, queste capacità qui ce l'avevano modelli già di 25-30 anni fa, eh. Quindi non Sì. è assolutamente magari qualcuno non lo sa, però non è roba recente, non sono conquiste degli ultimi anni, diciamo così, proprio. Ecco, tra l'altro c'è anche delle applicazioni di geometria, perché sfruttando un display grande, eccezionalmente grande, perché questi sono circa 240 pixel in larghezza e 128 in altezza. E si può anche giocare con le forme geometriche, disegnando segmenti e studiando intersezioni tra figure, per cui insomma c'ha diverse possibilità. Il coperchio di questa calcolatrice ha una doppia funzione, sia ovviamente da coperchio, da protezione, ma anche da sostegno, in modo che questa calcolatrice possa essere usata anche non necessariamente orizzontale, no, appoggiata sul tavolo, ma leggermente inclinata. E questo magari in zone dove la luce era particolarmente intensa d'estate oppure luoghi in cui c'era parecchia luce, un display che magari non era il massimo 25-30 anni fa, no? Questo poteva essere un po' un aiuto a, a favorire la leggibilità. Se vi piacciono gli argomenti di cui parlo sul canale Valorosity, cioè computer vintage, elettronica vintage, vi invito a mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Questa è una calcolatrice che è cosiddetta fold, no? Ricorda un po' Bella gli questa Star anche. Pack, no? Che si aprivano negli anni 90
in questo movimento. Io li chiamo a conchiglia, credo si chiamassero così anche qualche cellulare dell'epoca, ricordo. Che modello E è questa? Casio? Si legge? questa è sempre una Casio, qui Mm, si torna al 2009, del 2009. eh, però posso accedere nel frattempo, perché Sì. questa l'avevo provata. Questa ha una risoluzione decisamente migliore rispetto alla 7000 G di 40 anni fa. Sì, questa Questa si è, vede anche bene a video, si vede proprio bene si la funzione complementa. seno che ha tracciato. Sì, e questa ha anche un help integrato molto buono che però non hanno poi mantenuto sui modelli successivi. Caratteristica particolare è che credo si distingua, Sì, si è accesa. c'è anche la retroilluminazione, questa anche la retroilluminazione. Ora passo a un modello che è sempre di Casio. Casio, ora Mm. non è che voglio Mi sa che è il tuo marchio particolarmente, preferito a questo punto. ma non è che voglio particolarmente poi sponsorizzare un brand piuttosto che un altro. È che Casio alla fine ha fatto il 50% delle calcolatrici che poi colleziono io, per cui poi io ho trovato questi modelli particolari e principalmente l'ho trovati prodotti da Casio. Ecco. Poi ho anche delle Sharp, delle HP e altre Texas oltre a quella vista prima, però. Questa è una calcolatrice che risale all'inizio del nuovo millennio, credo sia un 2003, e si chiama Casio Clasped 300 ed è una calcolatrice che ha questo enorme schermo, no? Si usa sempre in senso verticale, ovviamente si vede. Rispetto alle altre calcolatrici, la maggior parte poi, quasi tutte si usano in senso verticale, anche questa chiaramente si usa in senso verticale, però il lato lungo non è orizzontalmente questo, Ok. ma è questo il lato lungo. Ah, E qui si parla addirittura di 160 pixel orizzontalmente e 240 pixel in senso verticale, perché è un rettangolo e ha il lato lungo per verticale e il lato corto per orizzontale. E questo è uno, io prima l'ho accesa per cercare di farvela vedere, spero sì, di c'è una riuscire specie di a sistema farla operativo, si vedono delle finestre, vedere. non è proprio nitido nitido, ma si vede un po' di... Bisogna sì, forse usare un po' di Sì. Ma immaginazione, in alto c'è però un numero 31, Casio 31, c'è scritto, o sbaglio? quello l'ho messo io per aiutarmi nella classificazione della collezione. Ah, ok. Il modello è la Casio Clasped 300 e cercherò un attimo velocemente di fare il grafico, Ok. solamente il problema è che qui il grafico è Sì. un processore talmente veloce Sì, rispetto a questo quello. si vede già compilato, l'ha fatto in 2 secondi, anche meno. Sì, ora provo a rifarlo. Qui c'è la possibilità praticamente di dividere lo schermo in senso orizzontale in due parti, quindi far girare un'applicazione su una metà e un'altra applicazione sull'altra metà, che si possono anche scambiare. Bene, in questo caso invece io ho la finestra grafica, poi l'ho ingrandita e quindi non ci sono più due metà, ma Ma lo c'è schermo soltanto il è grafico, sì. Allora, si vede un po' di riflesso, ovviamente la conversazione, lo dico anche al pubblico, la stiamo facendo da remoto, quindi la qualità del video è quella che è, però si vede la funzione come è stata tracciata. sì, credo qualcosa si riesca a Sì, distinguere. Io sì, ho sì. usato sempre la stessa funzione. Ecco, questo e poi chiaramente la calcolatrice reagisce è pen touch, quindi reagisce, non è touch, ma è pen touch, quindi reagisce soltanto a Al pennino. sì, una punta come questa e non una superficie più ampia come quella di un polpastrello, insomma. Molto bella anche questa. E poi concludo con questa curiosità che è legata a quando io ho iniziato, diciamo a quando io poi ho deciso che avrei cominciato a collezionare calcolatrici di questo tipo.
Ovviamente ho detto prima che sono diventati uno strumento che comunque mi ha aiutato, la calcolatrice mi ha aiutato negli esami, per cui comunque ne ho capito l'utilità. Ovviamente sono strumenti che però bisogna anche impararli, non è che ci vogliono i soldi per acquistarli, però poi ci vuole anche la voglia di stare lì a leggere E in certi casi soprattutto quelle centinaia e programmabili, centinaia. immagino. Quando mi sono appassionato e ho cominciato a interessarmi di più di chi faceva, chi costruiva queste calcolatrici e le vendeva, quali modelli produceva, quali modelli, i modelli che facevano meglio una cosa, quelli che ne facevano un'altra, i modelli in competizione, eccetera, eccetera. Sono passato da leggermi un manualetto così di una scientifica che si trova comunemente in vendita al supermercato, quindi Ok. 30 pagine scarse, fondamentalmente a un manuale di questo tipo. Questo è un È manuale, gigante. questo è un manuale, sì, è un manuale di 900 pagine di una sola calcolatrice, tradotto tutto in italiano. Questo non è lo Non stesso è manuale in multilingua. lingue. No, non è multilingua, no, no. Questo qui è una traduzione dall'inglese, però io ho comprato questa stampa a parte, non veniva venduta con la calcolatrice, questa me la sono acquistata poi a parte. Ecco, Il però già, manuale di istruzioni per imparare a programmare tutte le funzioni di una calcolatrice grafica e programmabile. sì, Uno sì, sì. specifico modello, però. Solo uno specifico modello, sì. Ok, Questo perché è un tra di modello loro della. ovviamente queste calcolatrici non si parlano, hanno linguaggi di programmazione diversi, eccetera, giusto? Sì, sì, questo è un grosso problema, sì, la comunicazione in effetti è un grosso problema. Questo è in particolare un modello dell'HP che ormai risale agli inizi del 2003, mi sembra. Ecco, per cui comunque già diverso tempo fa le calcolatrici erano strumenti assolutamente non banali, non banali. Assolutamente. Questo modello qui in particolare credo che abbia sulle 2500 funzioni. Sono proprio tante in effetti. Diventa quasi un Sono computer tante. alla fine. Un computer con un E software specifico per analisi. nell'introduzione di questo manuale si parla di vero e proprio computer palmare. Mm, Quindi all'inizio dell'anno del nuovo secolo, i primi anni 2000, le calcolatrici, quelle ovviamente top, top di gamma, venivano chiamate addirittura computer palmari, perché i computer palmari poi erano nati in quegli anni lì. Poi sono stati sostituiti quando i cellulari poi sono diventati smartphone, no? Però all'inizio degli anni 2000 io me li ricordo, il Casio Cassiopeia, per dire, era molto conosciuto ed era un computer palmare. sì, E aveva attualmente magari le persone che fanno questo tipo di calcoli grafici e programmazione possono utilizzare un tablet o uno smartphone con un apposito software, immagino. Esatto. Chiaramente che 25-30 anni fa aveva senso anche spendere 200-300 euro per una calcolatrice, perché uno si portava dietro uno strumento molto leggero e faceva diverse cose. Poi chiaramente hanno preferito un portatile, un tablet, un emulatore su smartphone e quindi questi oggetti hanno visto un mercato ridursi sempre di più. Casio e Texas stanno ancora, diciamo così, stanno ancora lottando, sono lì che rimangono a galla, però insomma la golden age è già finita da un pezzo. Ora un modello nuovo arriva ogni 7-8 anni, negli anni 90 si vedeva anche 3-4 modelli l'anno uscire, quindi chiaramente i tempi sono cambiati, ci investono molto molto meno, anche perché secondo me sono già arrivati a una fase di sviluppo, non so cos'altro possano chiedere a uno strumento del genere. Grazie mille Fabio, è stato molto Niente, interessante, complimenti per la tua grazie a collezione. voi, grazie, grazie, grazie a te e a quelli che ci hanno seguito.
Spero che la chiacchierata con Fabio vi sia piaciuta, che vi siano piaciute le sue calcolatrici e anche le mie. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere like, iscrivervi al canale YouTube Valorosity, attivare la campanella delle notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!